ogni tanto ci rivediamo da queste parti, quando riesco ad avere il tempo per girare un nuovo video. Allora, questa volta sono un po' quasi a disagio, perché quello di cui vi voglio parlare sono le mie, fra virgolette, Cantico CX8 Monitor. Non ho mai fatto nessun video, non ho praticamente neanche mai scritto niente personalmente sui diffusori Cantico, perché sono un mio progetto e quindi non mi va di farmi pubblicità da solo. Però adesso, soprattutto sulle CX8 Monitor, sono state scritte parecchie cose, sono state girate, ascoltate, misurate, commentate in mille modi, e mi sembra doveroso a questo punto che io prenda in mano la situazione e vi dica anche qualcosa di quello che sta dietro, quello che è stato pensato prima di arrivare alla CX8 Monitor. Forse la domanda più lecita che ci si fa in questi casi è: ma perché? Perché ti è venuto in mente di fare un altro diffusore? Ce ne sono mille in giro, che costano di più, che costano di meno, più belli, più brutti, più grossi, più piccoli. Cosa ti è venuto in mente di fare un diffusore in più? Già, ce n'erano abbastanza fra cui districarsi. Fondamentalmente è stata un po' una mia esigenza. Di diffusori ce ne sono tanti in giro. Io in passato ne ho frequentati parecchi, grandi, piccoli, grossi, medi, a tromba, a bassa efficienza, elettrostatici. Ho ascoltato molte cose. Ah, dimenticavo, anche in monovia. Ho costruito diffusori con i Lothar, con i Diaton, con i Philips d'epoca, con altre cose, tutte cose estremamente belle che mi hanno permesso di affinare quelle che poi sono diventate le mie esigenze d'ascolto. Tutti i diffusori che ho ascoltato in passato mi hanno lasciato sicuramente qualche buona alcuni no, ma quelli li ho dimenticati anche presto, ma quelli che ho apprezzato mi hanno lasciato tutti qualche buona impressione, qualche caratteristica interessante di cui ricordarsi e di cui tenere conto nel immaginare il diffusore ideale. I monovia con la loro coerenza, i diffusori a tromba con l'estrema risoluzione, l'efficienza, la capacità dinamica, ma anche i piccoli inglesi, l'S3/5 che ho avuto mi ha dato sonore lezioni, facendomi capire quanto a volte la risposta in frequenza da manuale non serva un accidenti per avere un suono reale, per avere un suono naturale, ma che ci siano altre caratteristiche che non bisogna assolutamente tralasciare, ad esempio, in quel caso particolare, la capacità dinamica. Bella 3/5, un ascolto che io consiglio a tutti di fare una volta nella vita, perché è un modo di fare la tara a tutta un'altra serie di diffusori impietoso. Però quali sono i limiti di questo diffusorino? I limiti sono che ci ripropone, giustamente, perché questo è il suo mestiere, un evento in miniatura, un bel eventino in miniatura. Se vogliamo qualcosa di più, beh, giustamente loro ci dicono: boh, noi siamo un near field monitor nato per essere, per essere montato in un furgone di regia della BBC quando si trasmetteva in modulazione di ampiezza. Cosa vuoi da me, tesoro? Comprati un'altra cassa. Hanno ragione. Hanno ragione loro, però quel modo garbato di porgere il messaggio sonoro, pochi altri diffusori ce l'hanno come queste inglesi e altre sue sorelle. Ecco, questo per dirvi, negli anni ho avuto modo di raccogliere tante informazioni, proprio a livello anche semplicemente, chiamiamolo sensoriale, no? E di farmi un'opinione su cosa ci fosse a disposizione. E comprendo in questo mare di altoparlanti anche diversi monitor da studio, quelli belli, quelli veri, non quelli giocattolo, quelli lasciamoli ai giocattolai, che pensano di aver ascoltato il professionale con un monitorino da 200 euro. Lasciamo perdere. Ecco, non vorrei dimenticarmi
dei grandi coassiali Tennoy, a partire dal Red Monitor, i Gold Monitor d'epoca, per poi arrivare all'SRM15, ai monitor da studio da 15 pollici attuali. Ecco, tutta una serie di ascolti sicuramente estremamente interessanti, che comunque mi hanno lasciato non l'amaro in bocca, ma il desiderio di qualcosa in più, qualcosa che mettesse un pochino insieme tutta una serie di caratteristiche che ho ascoltato nel tempo, ma non sono mai riuscito ad ascoltare insieme. Ecco, l'esigenza dei diffusori Quantico arriva da lì. Per curiosità vi dico che la grossa CX15 è nata proprio come monitor da studio ai tempi in cui mi sono occupato di registrazione. Quindi quando dovevo riascoltare l'orchestra sinfonica, ho dovuto cercare un po' di cose diverse fino a capire che le cose che cercavo io semplicemente non c'erano. Ho ascoltato JBL, ho ascoltato Tennoy, ho ascoltato Quested, ho ascoltato... Beh, basta, perché le altre meglio non nominarle, tanto schifo facevano. E per ognuna di queste casse si fermava da qualche parte. L'esigenza è stata di avere un po' tutto a disposizione, la dinamica, la linearità, la risposta in frequenza corretta, tutto in un diffusore solo. È nata la CX15, che prima era un brutto anatroccolo fatto di legnaccio, buttato lì giusto per essere usato e non visto da nessuno, e poi è diventata una cassa impegnativa, grossa, però rifinita e curata. Ecco, in questo evolversi di cose, in questo flusso di progetti, di idee, è arrivata a un certo punto anche la CX8 Monitor, perché mi sembrava che mancasse in casa Quantico una cassa piccola, relativamente piccola, comunque una cassa meno invadente di una CX8 da pavimento, che insomma comincia ad avere delle dimensioni più che ragguardevoli e non dappertutto è ambientabile, no? E quindi ho cominciato a mettermi al lavoro per trovare la soluzione. La soluzione a cosa? La soluzione ad avere un diffusore con una risposta in frequenza come si deve, un'efficienza migliore possibile, compatto, caspita, lo volevo anche coassiale, però lì ero già qualche passettino in avanti perché avevo a disposizione il driver delle CX8 da pavimento, quindi qualcosina da lì si poteva ricavare, a fatica poi vedremo, ma si poteva ricavare, e allora mi sono dato da fare per trovare il sistema di impacchettare la CX8 in una scatola più piccola. Vediamo un pochino che cosa è saltato fuori. Allora, vi dicevo, uno dei requisiti era l'efficienza non solo dell'altoparlante, ma l'efficienza del sistema in generale. Quindi un crossover che traesse spunto direttamente da quello della CX8 da pavimento, molto semplice, con le minori perdite possibili e componentistica di buon livello. Non ce l'ho qui da farvi vedere, ma tanto sui vari articoli è fotografato, vedete benissimo di cosa si tratta. Quindi componenti a film metallico per contenere da una parte i costi ma evitare le porcherie degli elettrolitici o delle cose più andanti, resistenze di buona qualità, pochissime resistenze, il minimo indispensabile solo per attenuare il medio alto, niente equalizzazioni, questo era il requisito fondamentale, niente equalizzazioni per spianare la risposta dell'altoparlante, tanto lavoro sull'altoparlante per spianare la risposta a priori. Poche perdite all'interno del diffusore, quindi non un mobile pieno di fluff, di cotonaccio, di lana, di quello che volete, ma un mobile molto robusto. Qui, io ve lo ripeto così per curiosità, ma tanto anche quello è scritto un po' dappertutto. Ci sono pareti da 3 cm, salvo le due laterali che sono da 3,5 cm, sono 2 cm di MDF ad alta densità e 1,5 cm di massello di ciliegio italiano, stagionato, che viene incollato e avvitato alle pareti. Quindi un processino abbastanza laborioso, ma è quello che ci permette di rendere strutturale anche la nostra parete esterna. E poi all'interno, anziché le solite trovate fantascientifiche o la lana di pecora o cose del genere, del feltro. Feltro, vedete? Feltro industriale, 2 fogli non incollati alla parete, ma graffati, inchiodati. 2 fogli di feltro da mezzo centimetro, riportati su tutte le pareti del mobile all'interno, ripeto, inchiodati in modo da
diventare parte dello smorzamento del mobile stesso, lasciando comunque al materiale una limitata libertà di muoversi per assorbire meglio le vibrazioni. Il feltro non si vede più nei diffusori da tanti anni e ammetto che è stato anche abbastanza complicato riuscire a trovare il materiale stesso. Magari altri colleghi più svegli di me lo trovano facendo 2 telefonate. Personalmente trovare quello giusto con la densità giusta e lo spessore giusto non è stato immediato, ma è saltato fuori anche lui. Vedrete che vi farò poi un bel video sul montaggio, sulla produzione della CX8 da pavimento. Vedete come sia importante anche lì il tipo, la quantità, il posizionamento del materiale assorbente all'interno del diffusore per mantenere quella famosa efficienza. Quindi feltro anziché strani materiali sintetici, eccetera eccetera. Torniamo un po' indietro. Perché ho scelto il feltro? Intanto vi ricordate, nell'ambito di tutti quegli ascolti, sperimentazioni e valutazioni di diffusori di tanti anni a questa parte, mi è sembrato che alla fine della fiera il feltro fosse il materiale che dava i risultati più coerenti con quello che io stessi cercando. Quindi bassa colorazione, un mantenimento dell'efficienza sull'accordo della gamma bassa. Sì, forse un Q del sistema un po' alto, però tutto sommato ci può anche stare, anche perché se andrete a vedere le misure, se avete voglia, vedrete che comunque il tipo di accordo scelto per questo diffusore gioca proprio su tutti questi fattori per riuscire ad avere una gamma bassa molto veloce, molto potente a richiesta e assolutamente differente da tutti quegli accidenti di monitor in bus reflex che ci sono in giro a livello commerciale, che per riuscire a far sembrare di avere i bassi profondi hanno un basso totalmente sovrabbondante, privo di ogni articolazione, centrato su una nota sola, ma che picchia come un disgraziato. Queste no. Queste, se gli buttate dentro i tamburi rituali, picchiano come delle disgraziate, ma se ci ascoltate un contrabbasso non ci sentite il rimbombo di non si sa bene cosa sotto. Il rimbombo di non si sa bene cosa è semplicemente la risonanza del reflex che si fa sentire. Qui l'accordo è stato scelto in maniera totalmente arbitraria e svincolata dagli accordi canonici, e quell'effetto non ce l'avete. Questo vi mette in condizioni di posizionare questo diffusore in posti dove non avreste mai pensato di poterlo fare, tipo attaccato o quasi alla parete di fondo. Non dovete tenerlo 1 metro in avanti perché sennò vi si mette a rimbombare anche le antine della cucina. Lo potete posizionare verso il muro, addirittura l'ho posizionato su mensole, su librerie, sempre mantenendo comunque un'emissione corretta. Un'emissione corretta aiutata, soprattutto dal punto di vista della ricostruzione della scena, dal fatto che abbiamo un altoparlante coassiale. Nell'altoparlante coassiale sapete che l'emissione del medio-alto centrale, a compressione, questo blocchetto montato qua dietro, è guidata dalla membrana stessa del woofer e concentrata verso la parte anteriore del diffusore. Attenzione, non pensate a un raggio stretto a 30 gradi, a una tromba aperta a 90 gradi, quindi il punto d'ascolto non è limitato a una poltrona. Comunque ne avete, se siete a 2-3 metri dalla cassa, ci sonorizzate una sala di 4 metri di larghezza, cioè non è un problema, insomma. Però limitando le emissioni laterali rispetto alla cassa, evita di creare tutta una serie di riflessioni nelle zone proprio interne ai 2 diffusori, comprese fra i 2 diffusori, che possono rovinare la ricostruzione della scena. Ecco, questo è un grosso vantaggio del non usare i twitterini a cupola. Lo svantaggio del non usare i twitterini a cupola è che un driver a compressione del genere costa diverse volte in più del vostro twitterino a cupola high-end da 2 centesimi fatto pagare una follia, ma non entro nel merito. Mi rendo conto che non sto affrontando gli argomenti in maniera lineare, ma sto saltando un po' a destra a manca, concentrandomi più sulle
caratteristiche volute che non sui dati tecnici messi in fila uno dietro l'altro. E quindi, procedendo un pochino così a braccio e rimanendo nell'ambito dell'efficienza di trasmissione del segnale, passo deliberatamente dal mobile ai cablaggi. Ecco, la questione cablaggio è fondamentale in un diffusore, anche se è una delle meno sentite, soprattutto in ambiti di costo non troppo importanti. Per questa cassettina io ho scelto invece di curare il cablaggio bene. La scelta è stata di usare fin da principio del cavo Litz. In particolare quello che ho scelto è il cavo Litz di Cardas, isolato in Teflon, fatto con un ottimo rame. Chiaro, come tutti i Litz è difficile da lavorare, bisogna preparare tutti i cablaggi prima. Vedete, qui ci sono tutti i diversi cablaggi che sono interni alla cassa, i cablaggi dei morsetti che ho in mano, i cablaggi dell'altoparlante che sono questi, i cablaggi del crossover. Ecco, tutto questo porta via veramente molto tempo. Vi farò vedere poi in un video come si preparano questi cavetti, vedrete quanto tempo e quanta attenzione ci vuole per fare un buon lavoro. Diciamo che non sono cavetti che si possono saldare così in 448 e soprattutto non sono terminati con faston, morsettini vari e cose del genere, sono saldati direttamente sulla morsettiera dell'altoparlante da una parte e sul crossover e sui morsetti dall'altra. Perché cavo Litz? Perché il cavo Litz ha un enorme rispetto per le frequenze alte e medio-alte, dove riesce a mantenere una grana estremamente fine e riesce a riproporre una grande quantità di informazioni, un dettaglio e un'introspezione veramente di alto livello, ma non hanno quella caratteristica offensività di certi cablaggi in argento che ti trapanano i timpani. Al contrario, la gamma medio-alta è molto gentile, ma molto molto ricca. La gamma bassa nel contempo risulta tanto articolata. Quindi un ascolto potenzialmente molto ricco di informazioni, molto ricco di soddisfazioni se le informazioni che vengono fornite a questo diffusore sono quelle giuste. È chiaro che un diffusore di questo tipo, amplificato male, amplificato a casaccio, vi lascerà un pochino con qualche dubbio. Amplificato come si deve, quindi non fatevi fuorviare dal prezzo attuale che listina 3.390 euro circa, senza circa di preciso. È un diffusore che vuole amplificazioni importanti. È un diffusore che sa valorizzare amplificazioni molto importanti. Ricordo di averlo dato a un cliente che ha un vecchio amplificatore inglese, vecchio diciamo anni 80, però di quelli di quando ancora i marchi inglesi erano inglesi e non cino-inglesi o cose del genere. Beh, vi dico allora, DAC, amplificatorino integrato inglesino da 50 watt e casse appoggiate su un comodepoca. Una follia? No, non è venuta assolutamente una follia, è venuto fuori un ascolto di una godibilità assolutamente inaspettata. Sull'altro versante, mi è capitato più volte, anche attualmente, le vedete alle mie spalle, di dimostrarle con le elettroniche di Audio Exclusive, quindi delle amplificazioni da 130 watt per canale, roba pesantina. E beh, caspita, 130 watt per canale, pilotati a valvole, fatti in un certo modo, il risultato è di nuovo veramente importante questa volta. Poco importa se abbiamo messo 3.000 euro di casse su 10.000 euro di amplificazione, il risultato è lì sotto gli occhi da vedere. Quindi un altoparlante estremamente versatile che si presta proprio per le sue caratteristiche a dare interpretazioni anche abbastanza diverse a seconda di quello che ci si mette davanti. A proposito di altoparlante, mi capita per puro caso di avere qui l'altoparlante delle CX8. Anzi, questo non è
un altoparlante del CX8. Questo è il primo prototipo su cui sono stati fatti tutti i lavori di modifica e implementazione rispetto all'altoparlante originale BEC. L'altoparlante originale BEC nasce come medio-basso, con una frequenza di risonanza molto alta, quindi di fabbrica, diciamo così, assolutamente non è adatto a un progetto del genere, ma neanche a quello della CX8 da pavimento. Per cui, a fronte di una qualità costruttiva e realizzativa assolutamente sensazionale, di una robustezza che non ha paragoni in un campo hi-fi dove gli altoparlanti si rompono a guardarli, questo oggetto si digerisce 400 watt continui, cose assolutamente impensabili. Ecco, dicevo, a fronte di una robustezza, di una costruzione assolutamente al di là del bene e del male, è chiaro che le caratteristiche di questo altoparlante, come esce dalla scatola, sono tutt'altro che hi-fi. Questo viene utilizzato per dei piccoli monitor da palco, addirittura per i sistemi line source mi pare che l'abbiano usato, insomma ben altre cose rispetto alle nostre, però ci mette a disposizione un motore estremamente potente, una struttura di una robustezza infinita, una membrana molto leggera e molto bella di un'ottima carta e un driverino per le medio-alte da 1,4 pollici che è veramente notevole. Qual è il problema? Il problema è che ormai gli altoparlanti professionali sono studiati fin dall'origine per essere usati con sistemi DSP di equalizzazione, a volte anche molto spinta, per cui si punta alla massima resa e si trascura totalmente, ad esempio, una risposta in frequenza piatta. Quello che esce, poi lo spianiamo col DSP. L'importante è che suoni più forte possibile, che per metà è un ottimo approccio. Peccato che per un ascolto in alta fedeltà, dove io personalmente non voglio avere DSP fra i piedi, per cortesia, il segnale lasciamolo più normale possibile, non lo manipoliamo, che tutte le manipolazioni sono casini. Scusatemi, sono molto tranchant in questo parere, potremmo scendere nei dettagli ma non qui, ecco, non qui, ne parleremo un'altra volta. Andate a leggervi sul mio sito gli articoli un po' deliranti, non sono deliranti ma sono un po' strani, che scrivo nella rubrica No-Fi. Andate nella home page di acmebiella.com, andate a vedere sotto news, c'è un link a No-Fi, vedete quegli articoli lì dove chiacchiero amabilmente un po' a ruota libera di queste cose. Però ecco, niente DSP a casa mia, questo è uno dei punti fermi. Perché li ho provati e non ci siamo assolutamente. Veniamo a noi, quindi si trattava di lavorare su questo altoparlante per mantenerne il più possibile l'efficienza e in qualche modo temperarne un pochino le esuberanze in qualche punto della risposta in frequenza. Mi sono armato di cacciavite, chiavi inglesi e altri strumenti del mestiere e ho cominciato a scollare, rincollare, modificare, grattare, eccetera, eccetera, eccetera. Ne è nato l'altoparlante delle CX8 Monitor. Quello che si vede qui è un rudimentalissimo appesantimento della membrana fatta con del mastice. In effetti uno dei lavori che è stato fatto è stato quello di appesantire di qualche grammo la membrana per avere una gamma bassa un pochino più robustina, oltre a allentare un pochino le sospensioni per aumentare un pochino la cedevolezza dell'equipaggio mobile, eccetera. Poi altri lavori sono stati fatti sul driver di nuovo per rendere la risposta un pochino più utile ai nostri scopi. Un lavoro molto lungo che deve essere rifatto al di là della fase di sperimentazione per ogni driver prima che venga installato dentro la cassa. Però insomma, questo è il prezzo da pagare se non ci si vuole costruire un driver in casa. Io personalmente non ho le capacità e non ho la tecnologia necessaria per costruire driver a questo livello. Potrei al massimo mettermi a incollare qualche membrana e qualche bobina sui cestelli, ma non è bene che io lo faccia, per cui ho scelto questa strada, cioè prendere un driver assolutamente spettacolare e poi piegarlo un pochino a mio volere. Questa è la versione con magneti ceramici. C'è la possibilità nella CX8 Monitor Neo di utilizzare il suo fratellone con i magneti in neodimio. Non è un vezzo, i magneti in neodimio sono più potenti e ci portano anche un 2-3 dB di efficienza in più, a fronte chiaramente di un costo maggiore che ho preferito però gestire in maniera completamente diversa, per cui la versione Neo, oltre a usare l'altoparlante in neodimio, utilizza anche
un crossover con componentistica di livello più alto del normale e, curiosità, le morsettiere in rame anziché le classiche in ottone. Così vi ho detto anche dell'esistenza della versione Neo. Come piloto questa CX8, se voglio ascoltarla, l'efficienza è sui 92 dB, misurati in anecoico qualcosa di meno, perché le misure che faccio io sono sempre comunque misure fatte in un ambiente normale, quindi una misura di efficienza che ci mette tutto sommato a disposizione una scelta abbastanza ampia di amplificazioni da poter utilizzare senza problemi. A partire da valvolari non potentissimi, anche se suggerirei di non scendere sotto la decina di watt. Un buon 300B con un buon pilotaggio ce le può far godere molto 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 piacevolmente, però purtroppo di 300B buoni con un buon pilotaggio, ecco, in giro non ce ne sono tantissimi. È sicuramente una soluzione interessante. Sempre parlando di valvole, un push pull di L84, un push pull di 34 e poi via via salire. Direi che sul fronte valvole c'è solo da sbizzarrirsi. Loro di solito sono molto contente quando gli si attacca delle valvole dietro, però come vi dicevo uno dei miei cavalli di battaglia è l'amplificazione con l'Electronic Audio Exclusive, che di valvolare hanno molto meno, e parlo sia delle versioni ibride sia delle versioni a stato solido, che sono in un range di prezzo più compatibile, perché un pre-finale va sui 3.000 euro, ma tutto sommato siamo lì. L'unico requisito è che queste amplificazioni abbiano una grana piuttosto fine. Questa è una cassa molto robusta, che tiene molta potenza e che può picchiare veramente duro. Se gli mettete sotto un amplificatore da 200 watt e lo mandate a manico, e lei viene dietro, vi tira giù i muri, fa un casotto che non finisce più. Però fatevi una cortesia, se dovete usarla per quello, compratevene un'altra, perché l'idea non è esattamente quella. Quindi trovate dei transistor con una grana molto fine, molto musicali, e allora di nuovo tornerete a godervi questo diffusore che è in grado di restituirvi, di porgervi tanto 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 di quello che gli fate entrare dai morsetti, proprio perché tutta la cassa è stata progettata con quel concetto di efficienza in mente, che non è l'efficienza, il dato numerico dei dB watt metro dell'altoparlante, ma è un'efficienza nella trasmissione del segnale dai morsetti all'aria. Dategli tanta informazione, loro vi restituiranno tanta informazione. Dategli informazione sbagliata e loro vi restituiranno tanta informazione sbagliata. Ecco, una cosa che vi consiglio per aver fatto le prove è di evitare con loro quei cablaggi all'argento un po' sbarazzini in alto, perché veramente una cassa così ve li mette a nudo in tutti i loro difetti, cioè questa gamma in alto sottolineata vi verrà ulteriormente sottolineata, smagrendo ulteriormente il basso, insomma mandando totalmente fuori equilibrio la cassa. Preferite cavi naturali, quindi un bel Leeds di quelli come si deve, con grana molto fine, con un bel medio basso soprattutto, ve le faranno godere sicuramente appieno. Stessa cosa vale per il resto dell'impianto. Purtroppo questo è un diffusore che non costa sicuramente delle cifre che fanno presupporre degli interfacciamenti con elettroniche dell'altro mondo. Magari se costassero uno zero di più, dico per dire, uno penserebbe meglio a che amplificazione accoppiargli. A questo prezzo si può essere anche portati a pensare che siano di bocca buona. Non lo sono, credetemi. Dategli da mangiare bene e loro canteranno bene. E poi lasciate che un papà vi parli bene delle sue creature. Fate la tara, ecco, è chiaro che non me ne posso parlare male. Se le mie considerazioni sono state un pochino, come dire, polarizzate dal fatto che è un mio progetto e quindi sicuramente lo apprezzo, vi prego di rimettere in bolla il sistema, ricordandovi proprio che io le ho disegnate, quindi un minimo di trasporto, un minimo di entusiasmo, perdonatemelo. Cercate di trarre da questa chiacchierata piuttosto lunga le informazioni oggettive che vi ho voluto dare, cioè come abbiamo scelto l'altoparlante, perché abbiamo fatto il mobile in un certo tipo, perché ho scelto certi cablaggi, perché nulla è venuto per caso. Questo è il concetto, questa è la differenza, e non sto parlando solamente dei diffusori Cantico, ma anche di altri marchi, ma questa è la differenza fra un progetto pensato per un risultato
e un progetto pensato semplicemente per far contento il reparto marketing che vi chiede, beh, voglio la cassa fatta così, pronti, te la facciamo, cosa ci mettiamo dentro? Non importa, basta che costi tot. Ecco, qui l'approccio è stato totalmente ribaltato. L'obiettivo in questo caso era un risultato e tutto quello che è stato scelto, tutte le scelte progettuali, di materiali intraprese sono state fatte per arrivare a quel risultato. Il costo finale è stato semplicemente una conseguenza, è stato prendere i costi, metterli a Excel, tirare una riga sotto e dire ok, possiamo venderla a questo prezzo. Al mercato piacerà? Boh, siamo sul mercato? No, non siamo sul mercato, ma non siamo mai sul mercato con progetti fatti così. Con questi progetti siamo in casa di appassionati che si godono la musica, non siamo nelle mani, grazie al cielo, di piccoli squali, di affaristucci che prima di acquistare un apparecchio, invece di pensare a come funzionano, pensano alla rivendibilità. Vi prego, non mi nominate la rivendibilità, non me ne frega niente. Io ho fatto amplificatori per delle persone 15 anni fa che non li hanno più cambiati. Volete capire che a me della rivendibilità non frega niente? Quello che quando io mi metto al tavolo per fare qualcosa, faccio qualcosa che non vorrete più rivendere, punto. Se è l'oggetto che fa per voi. La questione rivendibilità per me finisce qui. Quindi credo che ci siamo detti tutto nella massima franchezza, forse anche con un po' di crudezza a tratti, possibile, ma al di là di tutto io credo che questo metodo di comunicare possa funzionare solamente se c'è uno scambio di idee quantomeno sincero. A fare marketing siamo tutti capaci, no? Facciamo un bel video, effetti speciali, un po' di menate e vi facciamo vedere il prodotto. Vabbè. Oppure ci mettiamo a fare gli sconti alla Vanna Marchi. Pronti, signori, venite qui che qui si svende tutto. Sembra di essere alla fiera del bestiame quando ci sono gli imbonitori che sbattono i piatti. Ecco, lasciate che io mi tiri fuori da queste cose e sopportate magari qualche impressione un po' troppo diretta. Questo è, e questo trovate su questo canale, questo trovate quando venite a trovarmi. Se avete ancora qualche domanda sul CX8 Monitor, fatemela, scrivetemela, io cercherò di rispondere a qualunque dubbio assortito, eccetera. Ci saranno altri video su questa linea in cui continuerò a parlare volontariamente, questa volta, dei miei prodotti Cantico. Perché? Perché non l'ho fatto in 10 anni. La prima uscita pubblica di Cantico è stata un Milano High-End nel 2009, quindi sono passati quasi 10 anni, adesso è ora che vi racconti un pochino di Cantico, perché, vabbè, la timidezza fa questo ed altro. Parlare di un progetto che è stato pensato e realizzato personalmente è decisamente più complesso, credetemi. Spero apprezziate quanto detto. Vi dicevo, arriveranno altri video sempre su Cantico, spero li apprezzerete e comunque sarà una documentazione interessante per chi vorrà prendere contatto con questo marchio. Non abbiate paura di chiedere qualsiasi cosa, evitate i commenti idioti, tanto li cancello e quindi perdete tempo voi, io poco, 2 secondi, voi invece a commentare inutilmente. Invece i commenti interessanti, garantisco, saranno tutti presi in considerazione. Ok, credo di avervi tediato abbastanza. Vi aspetto nelle showroom di Milano, in via Vannucci al 20, a Biella, Gaglianico, a Roma, per ascoltare un po' di Cantico. Se vi ho incuriositi, venite, portate la vostra musica, gli diamo un orecchio e vediamo un po' se in qualche modo sarò riuscito ad affascinarvi. Ah no, scusate, prima che stacchi tutto, vi ricordo solo, iscrivetevi al canale, registratevi sul sito, andate a vedere la pagina Facebook, basta, non posso chiedervi altro, ho abusato abbastanza della vostra pazienza.